Ciao, sono Tiziano Zanotti. Oggi riprendo il discorso sui libri di armonia classica che hanno avuto molta importanza nel mio percorso di musicista e insegnante. Con questi video voglio darti qualche spunto sui testi disponibili per aiutarti a capire quali ti possono servire in base al tuo livello, ai tuoi obiettivi e al tuo modo di fare musica, di studiare musica. In questo video ti parlo di funzioni strutturali dell'armonia di Arnold Schoenberg, un libro che io ho usato tantissimo. È un testo del 1939, è stato scritto la prima volta nel 1939, poi pubblicato in Italia nel 1967 dal Saggiatore. Sono in tutto 264 pagine dense, scritte in modo tecnico con esempi musicali sia originali che tratti dalla letteratura classica. Non è un manuale con esercizi, ma è fondamentale per capire il pensiero armonico di Schoenberg nella fase più matura della sua ricerca. Lui stesso lo scrisse per sintetizzare i concetti del suo manuale di armonia, che è questo, che ho recensito in un altro video, e per offrire una base teorica ai suoi studenti americani che trovava spesso poco preparati sull'armonia. Ma c'è di più, in questo libro sviluppa idee molto forti su cosa sia la tonalità, su come si muove, su come si possa a un certo punto anche superare. Secondo Schoenberg, la tonalità non è una legge eterna, naturale della musica, ma è però indispensabile che gli allievi la conoscano a fondo. Poi non ha senso parlare di modulazione, sempre secondo lui, finché non si è rinforzata con decisione la nuova tonalità. Schoenberg utilizza il concetto di regione, che è una conseguenza logica del principio della monotonalità, secondo la quale ogni deviazione dalla tonica viene considerata sempre nell'ambito della tonalità di base, con un rapporto però più o meno diretto. È proprio il concetto di regione che diventa il cuore di questo libro. La tavola delle regioni da lui elaborata, che si trova a pagina 49, aiuta a capire il meccanismo di analisi che applica sulle composizioni di Bach, Mozart, Beethoven, fino a Wagner e Strauss. E allo stesso tempo arriva a giustificare il suo passaggio alla atonalità e anche al metodo dodecafonico. Se hai già letto il manuale di armonia di Schoenberg, questo è il passo successivo. Non è un libro per autodidatti, ma se hai già delle buone basi di armonia è stimolante, profondo e anche provocatorio. Personalmente mi è servito tantissimo per l'orecchio, la lettura e l'immaginazione musicale, tanto è vero che me ne sono fatto una versione più grande per riuscire a leggere le parti del pianoforte con ancora più facilità. Questa è la stessa versione che ho ingrandito in modo da avere le parti del pianoforte molto chiare. Fammi sapere nei commenti se lo conosci, se ti è stato utile o se ti ha disorientato. Naturalmente, se ti serve un supporto guidato per costruire solide basi di teoria e armonia, puoi iniziare da Music Plus, il primo corso online di potenziamento delle abilità musicali tramite il pianoforte. Trovi il link in descrizione. E come sempre iscriviti a questo canale e attiva la campanella per ricevere le prossime recensioni. Ciao!